Glossario Bitcoin. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Nuova definizione del glossario Bitcoin. Innanzitutto, ciao Mauro e bentornato. Ciao Plac. Oggi vediamo il 51% attack. Questo credo sia una definizione che già in tanti conoscete, quindi vediamo, magari non ci soffermiamo troppo, ma è tra l'altro una definizione molto importante che è importante conoscere. Allora, come al solito leggiamo le prime righe delle definizioni che ci dà il glossario, poi ovviamente c'è un approfondimento, quindi se vi interessa andate a riprendere il sito e leggetevi tutto l'approfondimento. Allora, vado. Con attacco al 51% nel contesto delle blockchain e in particolare di Bitcoin, si intende il caso nel quale un'entità o un gruppo di entità controlla più del 50% della potenza di calcolo totale della rete in una blockchain basata su proof of work come Bitcoin. Allora, Mauro, che cosa aggiungiamo? Beh, diciamo che comunque questo 51% è una soglia molto semplicistica. È facile utilizzarla perché ci dà proprio l'idea. Sappiamo che in una rete distribuita in cui ci sono diversi partecipanti, come Bitcoin, e dove esiste un consenso distribuito, nel momento in cui il consenso si sposta o viene controllato per la maggioranza, a quel punto è possibile che si possa intervenire e creare dei problemi. Quindi quando si parla di 51% d'attack si parla del fatto che se le decisioni vengono prese, nel caso per esempio di quale sia il blocco che deve essere inserito all'interno della blockchain, vengono prese da un soggetto malevolo, questo soggetto di fatto sarà in grado di compromettere quello che è la qualità, la sicurezza ed eventualmente creare anche delle situazioni che sarebbero devastanti, come per esempio il double spend. Noi sappiamo che è importante per Bitcoin che nessuno possa spendere due volte gli stessi Bitcoin. Se potesse farlo, a quel punto il valore del Bitcoin sarebbe nullo. E cos'è che garantisce questa impossibilità di spesa? Lo garantisce principalmente la proof of work, ovvero il meccanismo di consenso di Bitcoin. Quindi 51% significa avere un potere di partecipazione alla rete dove si possa controllare questo 51%. Ecco, questo è stato uno dei grandi problemi che si discute ancora, anche se in realtà, come dicevamo inizialmente, va anche ridimensionato. Non è vero che nel momento in cui si acquisisce il 51% si possa fare quello che si vuole, e per poterlo fare probabilmente il consenso necessario è ben più del 51% e soprattutto questo 51% deve essere mantenuto nel tempo, ovvero bisogna essere in grado, per poter compromettere il buon funzionamento di Bitcoin, di garantire che questo 51% non sia soltanto per il prossimo blocco minato, ma possa avere una durata tale da mettere in difficoltà gli altri. E questo diciamo che è un problema che era molto dibattuto tempo addietro, adesso è più che altro un caso di studio, non è verosimilmente, per qual è la situazione attuale, un reale problema di Bitcoin. Sì, sì, concordo. Vi ricordo anche, aggiungo meglio, che con un attacco al 51% comunque non possono essere spesi fondi di altri, ma quello eventualmente che si può fare, come diceva giustamente Mauro, è il double spend, ovvero la possibilità dell'utente malevolo di modificare una transazione che ha effettuato verso un altro ed eventualmente rispenderla verso se stesso. Ma comunque in ogni caso, oppure può eventualmente nel caso di un miner, non inserire più transazioni in un blocco e quindi magari congestionare la rete, ma non può comunque in alcun modo spendere bitcoin di appartenenti ad altre persone. Ecco, diciamo che questo può andare bene come chiusura. Allora, direi che anche per questa definizione abbiamo detto tutto. Vi ricordo nuovamente, se volete approfondire, di andare sul sito Bitcoin Italia Network, dove trovate il glossario e approfondite. Vi comunico, non so se l'ho già fatto prima, forse l'ho fatto solamente nella introduzione, ma comunque voi ci vedete qua a video su YouTube, ma troverete anche diciamo queste pillole in formato podcast, ecco, così potete anche tranquillamente ascoltarvele.
Noi ci vediamo lunedì con la rassegna stampa, mercoledì con il solito video di approfondimento e venerdì prossimo con un nuovo termine. Ciao, ciao Mauro. Oh.